Ci troviamo nel Parco del Cavaticcio o Giardini del Cavaticcio, area verde al centro di Bologna, in via Azzo Gardino. Ha un'estensione di poche centinaia di metri quadrati. L'area sorge al di sotto dell'antico porto di Bologna. Infatti il nome Cavaticcio era originariamente attribuito al canale che sboccava nel porto, dove nel 1200 circa alimentava i mulini e le botteghe della zona. Il parco, che attualmente viene generalmente utilizzato come sede di concerti o festival, fu inaugurato nel 2011. Il giardino ospita diversi monumenti, per cui è praticamente un museo di opere d'arte contemporanea a cielo aperto. Andiamo a vederle. Scudo con fontana di Mimmo Palladino. Quest'opera è composta da una fontana circolare in cemento al cui centro si trova una figura di guerriero con uno scudo massiccio in bronzo. Palladino mette in dialogo due immagini e due simboli, lo scudo e la testa, che rimandano a condizioni ancestrali, mitiche e storiche. Lo scudo rappresenta protezione e difesa, mentre la testa richiama la parte più razionale e enigmatica dell'essere umano. L'artista, esponente della transavanguardia, utilizza materiali tradizionali come il bronzo e il cemento, ma li reinterpreta in chiave contemporanea, superando i confini di stile e genere, per creare un'opera che unisce memoria e innovazione. Questa è la stella di Gilberto Zorio. Come lui stesso la definisce, la stella è l'icona più diffusa del globo, dalle religioni ai prodotti commerciali. La stella sembra un crocifisso, è l'immagine energetica per antonomasia, però vuol dire pesantezza, sacrificio, energia, potenza, sogno, speranza, cosmo. È un'immagine del cosmo. Abbiamo scoperto di non poterla avvicinare e l'abbiamo portata giù a nostra immagine. La stella è l'energia totale, è il micro al confronto con il macro del cosmo, che ancora non abbiamo capito dove finisce. Questo è il totem di Arnaldo Pomodoro. Le opere di Pomodoro fanno riflettere sulle contraddizioni del mondo moderno, mostrano rotture e parti in movimento in costante ricerca di equilibrio interno. Pomodoro mira a superare l'apparenza delle cose per rivelare un'essenza più profonda e universale. Quest'opera è di Maurizio Nannucci, Another Notion of Possibility. Si tratta di un grande neon rosso puro che percorre l'inferriata della terrazza del Mambo, il Museo di Arte Moderna di Bologna, che si affaccia sui giardini del Cavaticcio. Come tutte le sue opere, ci ricorda che la parola non è solo veicolo di comunicazione, ma anche di immaginazione. Nannucci è un pioniere dell'arte concettuale e tra i principali protagonisti del movimento, che da più di 60 anni intreccia suono, luce e colore con la parola, che illuminandosi diventa simbolo. Nella parete del Mambo, Museo di Arte Moderna di Bologna, possiamo qui ammirare questi 5 buchi. Si tratta dell'opera di Adam Chodzko, artista contemporaneo londinese. In italiano l'opera si traduce in 5 buchi da un pannello rimosso. Si tratta di un gesto artistico che parla di assenza e memoria. Ora, a prescindere da quello che si pensa, vi spiego ciò che Adam Chodzko vuole esprimere creando 5 fori nel muro dove prima c'era un grande pannello luminoso. Il concetto è questo. Spesso ci concentriamo su ciò che è presente, ma qui l'artista ci invita a riflettere su ciò che non c'è più e sul significato che lasciamo dietro di noi. I fori diventano una sorta di fantasma dell'opera originale, un segno che stimola domande tipo cosa c'era prima, perché è stato tolto, quanto conta ciò che manca rispetto a ciò che vediamo. In sintesi è un lavoro sul vuoto, la memoria e il cambiamento, che trasforma un'assenza in qualcosa di visibile e significativo. Quindi state attenti quando vedete dei buchi nel muro. Questa è la ruota dell'artista napoletano Giuseppe Maraniello, una specie di giostra formata da tubi intrecciati simili a rami, popolati da misteriose figurine, che richiamano arcaiche sculture.
Questa statua raffigura Frick Anthony seduto su un water legato ad un razzo diretto in cielo, opera di Daniele Rossi e Corrado Marchese. Per chi non lo sapesse, Frick Anthony era lo pseudonimo di Roberto Antoni, leader degli Schiantos, scomparso nel 2014. Gli Schiantos erano un gruppo musicale bolognese degli anni 70, pionieri del rock demenziale, che cantavano canzoni con testi nonsense umoristici su base rock e punk. La dedica sul basamento lo ricorda come colui che distribuì la cultura a badilate. Per Frick Anthony il bagno era il luogo prediletto di ispirazione. Casa Grande 1 è una installazione luminosa del collettivo Zimmer Frei. Si tratta di un lampadario gigante di 8 metri di diametro con 4 cerchi concentrici su cui sono state installate 61 lampade alogene. L'installazione ha una fruizione diversa a seconda che sia giorno, quando le lampade sono spente, o di sera, quando le lampade accese fanno diventare l'opera d'arte anche un oggetto utile per illuminare la piazza. Casa Grande 1 prende una porzione di spazio urbano e lo fa percepire come un interno domestico, una grande casa, dove tutti potremmo semplicemente starci dentro e prendercene cura. La società siamo tutti noi. Invece che privatizzare lo spazio pubblico, blindarlo o denigrarlo, potremmo semplicemente starci dentro e prendercene cura, come se fosse casa nostra.